E benvenuti in questo nuovo video. Siamo in Serie A ufficialmente, non sappiamo ancora se da primi o da secondi, vedremo l'ultima giornata. Abbiamo insomma festeggiato questa magica promozione dopo solo un anno alla fine dalla retrocessione con Di Francesco, e oggi andiamo a fare un video un po' particolare, nel senso che non andiamo tanto a ripercorrere, fare una specie di riassunto, ecco, della stagione. Lo faremo sicuramente magari settimana prossima. Adesso vediamo, aspettiamo giustamente il finale di stagione, l'ultima partita contro il Palermo, per capire se usciremo primi da questa Serie B o meno. Comunque promossi, siamo promossi, quindi va bene, siamo contenti. Andiamo a fare un video un po' particolare, andiamo a fare una specie di quasi dichiarazione di intenti, sicuramente del canale. Non parleremo a nome di tutti i tifosi del Venezia, magari un video che potrà arrivare anche a non solo tifosi del Venezia, perché comunque, appunto, come avete letto nel titolo, dire quello che per noi è stato il vero segreto dietro questa promozione, appunto, in Serie A, che appunto ha un occhio un po' più, magari meno attento, ecco, magari qualcuno che non ha seguito tutta la stagione o semplicemente ha scoperto adesso che siamo in Serie A, si chiederà, ma insomma sarà questione di una squadra forte il Sì, fatto che siamo andati in Serie A. esatto, abbiamo provato a vedere un po' in che modo siamo riusciti già subito dopo un anno a tornare effettivamente in Serie A, in modo anche così semplice, direi, quasi quasi. Sì, nonostante comunque le avversarie non abbiano mai mollato, comunque i risultati sono stati ampiamente positivi durante tutto l'arco della stagione. Insomma, sono state vittorie dopo vittorie, qualche mini inciampo, soprattutto Mm. inciampo, parlo di pareggi più che altro, poche sconfitte, davvero si contano sulla dita di una mano. Quindi andiamo direttamente al succo, al focus del video, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Quindi sì, a un occhio magari un po' meno attento, o semplicemente non ha un po' visto la stagione, si chiederà, ma insomma è solo frutto di una squadra forte questa promozione in Serie A o c'è dell'altro? Per me c'è ben dell'altro. E il vero altro, per me, il vero segreto, dico subito la risposta, quindi chi voleva subito la risposta è buon, se ne può già andare dopo Esatto. questo. Il segreto per me di questa promozione in Serie A del Venezia è stato il gioco. Individualità sicuramente molto forti, Sì. quindi bravura del nostro direttore sportivo Filippo Antonelli, assolutamente sì, ma il vero segreto, quello che ha dato quel quid in più, è stato sicuramente il gioco di Stroppa. Poche chiacchiere per quanto mi riguarda. E il suo staff, che lui stesso Esatto, ha ringraziato appunto nella conferenza stampa post partita di Spezia Venezia, quindi esatto. lo faccio anch'io. Sicuramente è stato Stroppa, i preparatori, tutto quello che c'è dietro, ma anche sicuro il modo in cui Antonelli ha cercato di ricreare la squadra, partendo già dall'anno scorso, perché mi ricordo già l'anno Certo. scorso a gennaio stavamo dicendo: ma stiamo facendo un mercato per tornare in Serie B, per cercare di ricostruire una squadra, partendo comunque, creando un progetto fatto bene, nel modo giusto. E Fatto di infatti, giovani, tanti giovani, era esatto, una delle squadre sicuramente più giovani del campionato, forse la prima, oserei dire, non ho i dati alla mano su sì, questo, però comunque dice molto esatto, sull'intento che aveva Antonelli quando ha costruito la squadra, non solo appunto per la stagione, come dicevi tu, che abbiamo fatto, ma anche per la stagione precedente. sì, prendendo Era un dei progetto che andava giocatori. costruito. Sì, giocatori comunque non presi in prestito, giocatori che comunque ci rimangono nostri e che puoi comunque valorizzare. Quest'anno sicuramente ne abbiamo valorizzati parecchi, grazie anche al gioco di Stroppa e a Quella è tutto, la chiave. tutto il contorno, cioè tutto compreso. E comunque Antonelli ha fatto un ottimo lavoro ormai da parecchi anni che è con noi e sta creando un progetto, lui e tutti quelli che ci sono dietro ci stanno credendo in questo progetto e si vede benissimo perché siamo subito tornati in Serie A, grazie anche a Antonelli, a Stroppa, alla squadra, al progetto costruito molto bene. Certo, poi c'è stata anche, devo dire, la disponibilità stessa dei giocatori a fare quel tipo di gioco, perché di fatto loro stessi durante tutto l'arco della stagione
a Mh. più riprese più giocatori hanno detto la stessa cosa, cioè noi ci divertiamo in campo. E quella secondo me è stata la chiave. Proprio per quello vado a fossilizzarmi sul gioco. Il gioco di Strop ha permesso di essere qui in questo momento con una giornata d'anticipo. Potevano essere ben di più, è stato un campionato sicuramente anomalo da questo punto di vista, perché con tutti quei punti, anche anomalo dal punto di vista dell'avversaria, perché veramente non hanno mai mollato. Per me, in un campionato di Mh. Serie B normale, classico, saremmo stati in Serie A addirittura molto prima, per quanto mi riguarda. E quindi le chiavi sono state, parlo di gioco ovviamente, sono un po' generico, il dominio del possesso, schemi offensivi chiari, uno sviluppo della Sì. manovra efficace, combinazioni, un fraseggio tra giocatori che tu vedevi che non era casuale ma era preparato, pressing alto, riaggressione. Diciamo che quindi sicuramente le individualità forti hanno inciso per forza di cose, chiaramente, ma queste individualità, questi giocatori sono stati messi a loro agio da un contesto tattico che ha sempre funzionato anche dall'inizio. Magari perdevamo qualcosa in difesa, infatti qualche gol in più stupido, soprattutto all'inizio, l'abbiamo preso, perché parliamoci chiaro, questo è un gioco assolutamente rischioso, però alla fin dei conti il risultato parla chiaro, ha portato i suoi frutti. E non solo poi con un altro allenatore a parità degli stessi giocatori, identica squadra, io non so che con un altro allenatore un po' meno giochista, mettiamola semplice, un po' meno giochista, un po' più pragmatico, no? Sì, come sarebbe andata a finire Non effettivamente. so, ma magari cioè, sarebbe arrivato magari ugualmente la promozione, ma sicuramente sarebbe stata secondo me più sofferta. Sì, da Questo sì, playoff, come abbiamo vissuto sia con Vanoli, esatto. con Zanetti, comunque siamo sempre passati per i playoff avendo comunque mai un gioco così bello. Beh, con Vanoli era un buon gioco, secondo me, alla Sì, fine giocavamo bene, è stato un di po' ripartenza. sfortunato alla Fiorentina, secondo me, comunque è arrivato in una situazione abbastanza difficoltosa, secondo me lui è un allenatore che da inizio campionato può dare molto, infatti quella volta lì Mh, secondo me ha dato molto, però addirittura secondo me il livello di gioco questa volta ha raggiunto apici neanche eh sì. raggiunti, cioè che non sono stati raggiunti quella volta lì, per quello dico Ma proprio che nella storia del Venezia non so quante volte si è a livello raggiunta. di gioco non lo so, certamente magari non possiamo parlare per tutte le stagioni, però tanti anche più anziani, di voi Sì, permetteteci il termine, hanno ribadito questo. Ho letto tantissimi commenti durante l'arco della stagione proprio che dicevano non ho mai visto giocare così bene questa squadra qua e quindi certificano un po' quella sensazione che abbiamo noi, anche in stagioni che non abbiamo potuto vedere anche per fattori anagrafici esatto. semplicemente. Quindi un po' questo è il discorso. Quindi a questo punto le prospettive per il futuro, perché a questo punto non c'è più da sperare, essere scaramantici, Sì. dire se andiamo in Serie A, perché in Serie A ci siamo, l'abbiamo meritato, quindi a questo punto due prospettive possiamo farle, due ragionamenti sulla visione da avere in Serie A. Perché per me il discorso è semplice, cioè la Serie A, quest'anno se ne è parlato tantissimo, del basso livello della Serie A, complice anche il fatto che non siamo andati ai mondiali, sicuramente ha inciso, il campionato italiano ha subito un ridimensionamento, no? Mi sembra di Sì. capire, ne parlano tutti, non è un discorso nostro, un pensiero nostro, però è così insomma. Quindi una Serie A come quella di quest'anno, che sì avrà delle variazioni nella stagione prossima, però ecco, non credo che ci sia un cambiamento generale devastante, ecco, le squadre rimarranno più o meno quelle, ci sarà tutto il mercato chiaramente, questo vale anche per noi, però comunque il livello più o meno sarà quello, voglio dire, la distanza con gli altri campionati rimarrà quella, intendo, no? Sì, è così da anni e sicuramente non cambierà il prossimo anno, quindi comunque Ecco, rimarrà così e noi arriveremo in una Serie A che comunque ormai conosciamo perché anche l'anno scorso era così in certo, realtà. certo. E infatti siamo retrocessi l'ultima giornata, non è che siamo retrocessi tanto prima. Chiaro, E cioè già sì. fa capire la situazione un po' E non anche era una di tutte le squadra, squadre. certo, non era una squadra che tu dici era pronta, fatta e finita, No, aveva sicuramente grandi carenze in diversi punti. A me non convinceva neanche come dire, la gestione tecnica, poi in fin dei conti comunque l'opportunità io a Di Francesco quella volta lì paradossalmente gli avrei anche data di far vedere il suo gioco in Serie B, però ha fatto altre scelte. Quindi un po' torniamo al discorso, con l'organizzazione di gioco che abbiamo avuto quest'anno,
l'identità tattica, perché quella è la chiave, che abbiamo avuto con Stroppa, e devo dire anche le buone individualità, perché comunque i giocatori forti li abbiamo, non è che sto screditando il fatto, sto dando solo meriti a Stroppa e non ai giocatori. Abbiamo ottimi giocatori, poi tra l'altro ci sarà il mercato, quindi questa Sì, squadra qua può e deve essere sì, rinforzata assolutamente in sede di mercato, ma mi fido del lavoro assolutamente di Antonelli. Per me anche magari in preparazione per delle volte forse ha fatto anche lui degli errori, non è stato eccelso come secondo me invece è stato quando si doveva costruire la squadra in B per portarla là. è Secondo vero. me lì ha fatto meglio, però insomma ha già due esperienze all'attivo da questo punto di vista, no? Che gli permetteranno secondo me di non fare più gli stessi errori, secondo me, magari anche più budget, sicuramente quello aiuta e Esatto. non poco. Quindi un po' il discorso è questo, nel senso che in una Serie A così, una Serie A sicuramente in difficoltà, non lo diciamo noi, per me salvarsi non è impossibile, anzi, possiamo addirittura toglierci diverse soddisfazioni, non facciamo voli pindarici inutili e anche stupidi, lo dico chiaro. Intendo salvarsi magari, ma però in maniera un po' più tranquilla, sperare almeno in quello dove ovviamente sarà l'obiettivo massimo, salvarsi in maniera serena, perché tutti ci danno già promossi, ma ci danno tutti già per retrocessi, ovviamente, come è successo, ma posso anche dargli ragione, nel senso che le ultime due volte è andata così, Sì, quindi esatto. hanno quel dato lì ed è vero, quindi sta a noi dimostrare che non sarà così questa volta qui, anche se appunto io sono convinto stavolta del contrario, Sì, perché anche questo. vedendo il progetto che è stato fatto, lo stadio che sta arrivando, cioè si stanno allineando un sacco di cose che fanno pensare a una costruzione di obiettivi comunque abbastanza importanti, secondo me. Ambiziosi, certo. Certo, l'ambizione c'è e appunto l'ambizione che voglio avere, cosa chiedo a Stroppa per la Serie A è questo. Io paradossalmente in tutto questo, no, ho detto prima, il bel gioco, il dominio del possesso, l'aggressione, la reaggressione, una volta persa palla, io ne chiedo tutto di questo di più. Chiedo di più di quello che abbiamo fatto quest'anno in Serie B. Chiedo ancora più pressing alto, ancora più aggressione, se è possibile ancora più dominio. Chiaramente per far questo serve intensità, quindi chiedo anche quella. Servirà sicuramente una preparazione estiva ad hoc, come alla fine è stata fatta evidentemente per la preparazione di questa stagione che ci ha portato a questo tipo di successi. Sì, Quindi in sostanza, per riepilogare, chiedo di nuovo il bel gioco, ma addirittura di innalzare ancora più il livello, nonostante appunto andiamo in una Serie A e quindi il livello si alza di per sé nei confronti con le altre squadre. Però appunto chiedo quello step in più appunto per fronteggiare le squadre che avremo davanti, ma anche proprio per far crescere ancora più la squadra e dimostrare e sorprendere in questa Serie A. sì, e sicuramente servirà a fare un mercato fatto Assolutamente, bene, ovvio. ragionato, prendendo anche giocatori un po' di qualità, un po', cioè sostituendo magari quelli che ci sono, ma che non convincono del Certo, tutto. certo, certo, sì, 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 ovvio, ovvio, servirà a fare una squadra anche dal punto di vista delle riserve ad hoc. Comunque ci sarà tutta l'estate per parlarne, faremo dei video a riguardo Sì. proprio solo sul mercato da fare, cosa secondo lui servirebbe in particolare, non tanto magari a livello di singoli, sì, magari qualcosa possiamo anche inventare, ma qualcosa più che altro su caratteristiche che devono avere i giocatori, ecco, non tanto nomi, però faremo di tutto. E lo vedrete insomma se seguirete. Perché tra l'altro, ultimo punto su questo bel gioco che permette di arrivare assolutamente ai successi, perché secondo me questa è la chiave nel 2026, nel fare calcio nel 2026, il bel gioco ti permette di avere ottimi risultati, di innalzare il livello della squadra, di farla arrivare oltre rispetto a quanto vale secondo me, perché la innalza, il bel gioco innalza la squadra, Sì, e non il contrario, non sono i giocatori solo a innalzare il livello dell'allenatore, è anche l'allenatore a innalzare il livello dei giocatori, perché far giocare bene a calcio una squadra ti permette di valorizzare poi i giocatori che hai a disposizione e poi ti ritrovi una squadra che vale di più a fine anno. Il valore che certo. c'aveva all'inizio stagione non è lo stesso che hanno alla fine perché hanno ottenuto successi e perché le hai visti giocare bene, segnare tanto, fare tanti assist e comunque giocare in maniera propositiva Esatto. sostanzialmente. Quindi l'allenatore comunque, ricopre un ruolo fondamentale ovviamente nel gioco, cioè nel Venezia in questo momento,
e secondo noi Stroppa, devo dire che ci ha soddisfatto pienamente in quest'anno in Serie Direi di B sì, credo si sia e capito. sì, e direi che possiamo tenercelo anche per il prossimo anno. Certo, ma anche perché lo stesso Antonelli vede i risultati cioè ha visto i risultati ottenuti, ma vede anche che tipo di richieste arrivano poi da altri club per avere i nostri giocatori. Si parla tantissimo di Ndombia, no, è l'esempio più limpido di questo. È un giocatore preso 1.000.000 € dalla Serie C e adesso chissà quanto arriva a valere, cioè le offerte sono le più disparate comunque e tra l'altro son sempre più alte man mano che il tempo passa, perché il giocatore è Mh. stato valorizzato da Stroppa in un anno. Quindi quello è la chiave del successo del futuro, perché poi anche lo vendi bene però, e sono soldi che entrano nella società, nelle casse della società per rinforzare ancora più la squadra e questo deve essere il processo, capito? Però questo riciclo poi porta comunque pian piano all'aumento del valore della squadra e della forza inevitabilmente della squadra. Quindi, appunto, come dicevi tu, avevi accennato, noi stiamo con Stroppa, staremo con Stroppa anche per la prossima Sì. stagione. Non voglio pensare a nessun tipo di cambio allenatore. Questo non ci voglio neanche pensare in No. nessuna maniera, perché si può parlare in questo momento. Ho letto qualcuno, però non puoi fare lo stesso tipo di calcio perché adesso il livello si innalza e a Stroppa non va bene per la Serie A. Io dico chiaro, io non voglio allenatori speculativi per la mia squadra in Serie A, non mi interessa, cioè è un pensiero di anni fa per me, è morto e sepolto. Non voglio più quel tipo di allenatori che porti una squadra giocando bene, arrivi in Serie A e ti devi chiudere dietro, aspettare, sperare anche Mh. di non prenderle. Onestamente no, non ci sto. Cioè, no, dico un no ai Davide e Nicola, ma non me la prendo con Davide e Nicola, me la prendo con quel tipo di filosofie e tattiche lì. Chi vuole farlo la faccia, ma io non voglio questo tipo di atteggiamento tattico dalla mia squadra e sicuramente credo mi troverà d'accordo anche un Antonelli per dire, Sì, sì. penso di essere sulla sua stessa linea Sì, filosofica, già voglio quel tipo di allenatori. già prendendo Di Francesco l'anno Appunto, scorso ha sottolineato benissimo cosa vuole Antonelli e infatti ha preso Stroppa. E comunque vedendo tutto com'è andato, tutta la stagione, come è andata a finire, perché alla fine è finita in bellezza, è iniziata in bellezza, è finita in bellezza per certo. l'unione della squadra, il feeling che c'è stato tra i giocatori, tra l'allenatore, tra tutti quanti, e ovviamente si procederà in questa direzione, perché ripensando magari all'anno scorso con la Cremonese, verso fine stagione mi sembra che si era rotto qualcosa, comunque si vedeva che non sarebbe andato avanti lì. A differenza di quello che è successo con noi in Serie A, comunque quest'anno Sì, e poi rimarrà, da cioè il loro prossimo anno è sicuramente l'esempio perfetto la Cremonese. Poi è arrivato Davide Nicola, no, a esatto. portare, volevano un tipo di squadra un po' più attendista, sicuramente molto diversa da quella di Stroppa, e visto il risultato che ha avuto, adesso non so se verranno retrocessi o meno, ma comunque visto la gestione di un Nicola, ma non per prenderla con Nicola, per quel tipo di allenatori lì. Per me a questo punto qui fai fatica, nel calcio vai in un'altra Mh, direzione e per quello dico, giochiamoci questa serie, non facciamo gli stessi errori della Cremonese, non scegliere un tipo allenatore così, quindi snaturarci per sperare in una salvezza con giocatori un po' più solo esperti, solo per una il più squadra un che po' più pronta, ecco. Volevo dire quello, non per forza vecchia, una squadra un po' più pronta di giocatori solo che conoscono la Serie A. Serve rischiare perché bisogna, però dico dal punto di vista tattico, senza parlare di mercato, tipo i giocatori scelti, vedrà Antonelli, sicuramente lo scelgo io. Giochiamoci questa Serie A con coraggio, con un'identità tattica chiara, un'identità tattica propositiva, anche in Serie A, non mi interessa, che è sì, lo stesso coraggio poi che ci ha permesso di arrivare qua in questo momento, goderci questi momenti bellissimi. sì, infatti. Basta. Questa continuità, perché quando c'era Vanoli, Vanoli ci ha portato in Serie A, poi è arrivato Di Francesco, quindi non c'è stata una continuità in quel caso. In Certo, questo caso la continuità con Stroppa può portare veramente a sono dei d'accordo. frutti importanti. Sono Sì. d'accordissimo, perché l'obiettivo per me alla lunga, questo ovviamente parlo nel lungo termine, deve essere di costruire anche noi, cioè di essere un piccolo Como, o comunque un grande Mh. Como, quello che vogliamo, anche meglio del Como se possibile, va bene. Servono soldi, sicuramente, però essere un progetto in stile Como,
a dire più o Sì, meno. che anche loro In stile erano in Serie B con noi pochi anni appunto. fa, quindi non è una cosa così assurda. Sì, sì, promossi tra l'altro assieme a noi, loro direttamente, noi tramite playoff. Adesso voglio sperare che quella sia la prospettiva nel lungo termine. Quindi questo è un po' il discorso, questa è la nostra dichiarazione di intenti, insomma, vogliamo sapere la vostra, siete d'accordo con noi, non siete d'accordo con noi, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi ne siamo molto convinti, questa è la direzione da prendere. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.